Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Si sa, la cucina italiana è una tra le più famose e apprezzate nel mondo. Vista la sua lunga e affermata tradizione, c'è un forte orgoglio da parte degli italiani nel volerla tutelare, difendere, mantenere integra. Ed ecco quindi la ragione di tutti i litigi e della disperazione degli italiani quando sentono o vedono cose come l'ananas sulla pizza, la panna nella carbonara o il pollo nella parmigiana o nel sugo all'arrabbiata. Però, soprattutto all'estero, tra gli stranieri, ci sono molte idee, molti miti sugli italiani e la loro cucina che non sono completamente veri. Quindi in questo video li sfatiamo insieme. Cominciamo! È risaputo tra gli stranieri che gli italiani non mettono mai il formaggio sui piatti a base di pesce. E questo sembra essere un divieto così ferreo, categorico. Ma perché? Da dove nasce? Si tratta solo di voler evitare l'accostamento tra il sapore tendenzialmente delicato del pesce e quello più forte del formaggio? Dunque, bisognerebbe innanzitutto precisare che si tratta di una tradizione tutta italiana e che non riguarda altri paesi. Basti pensare per esempio ai francesi che abbinano senza problemi le cozze al formaggio fuso. Ebbene, Giulia Della Croce, una delle esperte americane più autorevoli sulla cucina italiana, ha ipotizzato che la prima ragione per cui in Italia non è possibile abbinare formaggi e pesce sia di natura geografica e risale al periodo del secondo dopoguerra, quando le persone sono diventate molto protettive riguardo le tradizioni locali che si stavano sgretolando. Quindi si è assistito a un ritorno ai sapori tradizionali e locali, regionali, e di conseguenza a una scissione tra questi due cibi. Dal momento che il pesce era consumato nelle zone costiere, mentre il formaggio era più consumato nell'entroterra, nelle regioni all'interno. Quindi, con il tempo, sembrerebbe proprio che questa tradizione si sia consolidata. Tuttavia, è bene sapere che si tratta di un pregiudizio al quale sempre più chef italiani vogliono opporsi. Ed è il caso di Luca Marchini, chef del ristorante stellato L'Erba del Re di Modena, il quale sostiene, se ci pensiamo bene, alcuni piatti tra i più classici della cucina italiana sposano pesce e formaggio. Per dire, i calamari ripieni possono avere una farcitura realizzata con prezzemolo, aglio, ricotta, parmigiano reggiano e, appunto, calamaro tritato. E, onestamente, non gli si può dare torto. Ricordo ancora le deliziose seppie ripiene al sugo che preparava mia nonna e che contenevano, tra le altre cose, all'interno proprio il parmigiano o il pecorino. E che dire delle tartine o dei tramezzini che vengono spesso farciti con formaggio spalmabile e tonno o salmone? Forse gli italiani non li mangiano? Ovviamente li mangiano e sono anche molto buoni. Quindi vorrei dire agli stranieri che non è vero che gli italiani non uniscono mai il formaggio e il pesce. E vorrei anche dire ai miei connazionali di non essere troppo rigidi con gli stranieri su questa regola, perché anche noi non la rispettiamo al 100%.
Un altro mito che gli stranieri hanno degli italiani riguarda le loro abitudini alimentari. Vista la tradizione dei piatti tipici italiani realizzati con ingredienti di alta qualità, gli stranieri spesso sono convinti che gli italiani mangino solo cibo sano e che non mangino mai fast food. Ma è proprio così? Allora, è stata condotta un'indagine Nielsen proprio su questo argomento e effettivamente è emerso che agli italiani piace mangiare sano. Il 67% della popolazione, quindi 2 italiani su 3, si preoccupa degli additivi contenuti nei cibi. Il 55% vorrebbe trovare in commercio prodotti totalmente naturali e il 37% degli italiani è disposto a rinunciare al gusto per tutelare la salute. Effettivamente, una delle ragioni per cui gli italiani tendono a voler mangiare bene e in modo sano è perché sono tendenzialmente sempre più vecchi. Ci sono sempre più persone che devono stare attente alla propria alimentazione per tenere sotto controllo delle patologie. Ma arriviamo al punto. Gli italiani mangiano solo ed esclusivamente cibo sano? Dunque, se da un lato sempre più persone sono attente alla propria alimentazione, ci sono comunque degli italiani, che sono circa 1,9 milioni secondo una ricerca del Censis, che si definiscono junk food lovers, ovvero amanti del cibo spazzatura. E quindi le loro passioni sono le patatine, gli hamburger o le bibite gassate, i fritti in generale. Ecco quindi che emerge un quadro un po' particolare, ma sicuramente contraddittorio. Quindi no, non è vero che gli italiani non mangiano mai cibo spazzatura. Il vino è sicuramente la bevanda alcolica preferita dagli italiani. Lo beve almeno una volta all'anno il 54,1% degli italiani, il che significa circa 29 milioni di persone. Ma chiaramente la passione italiana per il vino ha delle radici antichissime che risalgono addirittura agli antichi romani, quindi è comprensibile. Ma anche qui non è vero che gli italiani bevono sempre il vino a tavola. Infatti la bevanda preferita dagli italiani a tavola resta comunque l'acqua. Ben l'85% degli italiani, infatti, la accompagna tutti i giorni a carne, pesce, pasta e quant'altro. Inoltre è interessante notare come l'abitudine di bere il vino diminuisce con il diminuire dell'età, perché i giovanissimi tendono invece a preferire i cocktail piuttosto che il vino. La domanda che tutti stavate aspettando. Ma gli italiani, questi italiani, veramente mangiano la pasta ogni giorno? Dunque, Doxa, un'azienda italiana che fa indagini di mercato, ha fatto un'indagine proprio su questo tema, gli italiani e la pasta. Cosa è venuto fuori? Dunque, probabilmente il dato generale che è venuto fuori da questa indagine non vi stupirà, perché il 99% degli italiani ama e consuma la pasta. Ok, un vero e proprio plebiscito. Va bene, ma questo ancora non risponde alla domanda: quanto spesso gli italiani consumano la pasta? Ebbene, i dati parlano chiaro. La maggior parte degli italiani
il 69% rientra nella categoria degli heavy users, cioè coloro i quali la mangiano più di 4 volte alla settimana. Il 29% invece la mangia tra 1 e 3 volte alla settimana e solo l'1% la mangia meno di una volta alla settimana. Di quel 69% che la mangia spesso, ben il 44%, e cioè quasi la metà degli italiani, la mangia, sì, tutti i giorni. Però, ecco, ci tenevo a precisare che è una quantità importante, ma non sono tutti gli italiani. Ma ora andiamo un po' nel dettaglio per saperne di più su questi heavy users di pasta. Sembrerebbe che non ci sia tanto una differenza di genere, quindi tra questi heavy users più o meno la metà sono donne e la metà sono uomini. Poi questi heavy users sono maggiormente concentrati nel centro-sud e sono di fascia economica media. Per quanto riguarda l'età, invece, come potete vedere dal grafico, non c'è una grandissima differenza, perché tutti dai 20 agli 80 anni la mangiano più o meno con la stessa frequenza, quindi più o meno allo stesso modo. È interessante anche notare come la pasta che si consuma di più è quella normale, cioè di semola di grano duro, ma cresce sempre di più la percentuale di italiani che consuma anche pasta integrale, bio, senza glutine. Ovviamente la si consuma principalmente a pranzo. Sembrerebbe quasi che l'italiano abbia l'idea di una associazione pranzo-pasta. Anche se, ricordiamolo, i carboidrati di sera non fanno ingrassare. Quindi se volete mangiare la pasta a cena non c'è problema, ma questa è un'altra storia che se volete possiamo affrontare in un altro video. Ma adesso mi chiedo e chiedo a voi, secondo voi, perché così tanti italiani mangiano la pasta tutti i giorni? Io ho una mia teoria. Secondo me la ragione dipende dall'estrema versatilità della pasta, e cioè il fatto che la si possa mangiare veramente in tantissimi modi diversi, con il pesce, con la carne, con i formaggi, con le verdure, con i legumi, al forno e addirittura con un filo d'olio e un filo di parmigiano quando si è malati, in bianco, come si suol dire. Quindi, insomma, non ci si può davvero stancare della pasta, semplicemente perché essa si presenta in tantissimi modi diversi. Cosa ne pensate? Vi piace la mia teoria? La condividete? Oppure ne avete un'altra tutta vostra? Fatemelo sapere nei commenti. Se poi vi piace cucinare, se cucinate molto cibo italiano e volete sapere come si chiamano le azioni nella cucina, quindi tutto quello che si fa in cucina, se volete un po' di verbi di questo ambito, vi consiglio di guardare il video dedicato proprio ai verbi nella cucina, che potete trovare come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, potete passare dal nostro sito lernamo.com. Non dimenticate di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. Se il video vi è piaciuto, lasciate tanti mi piace perché ci aiutano molto, e se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al nostro canale YouTube. Con questo è tutto, io vi aspetto prestissimo in un nuovo video.